Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente al The Biggest Party of the Summer, ovvero WWE SummerSlam. Siamo finalmente arrivati a questo pay-per-view targato WWE e vi presento la card, anche se ve l'avevo già ricordata. Becky Lynch contro Rhea Ripley, valido per il titolo mondiale femminile. Poi abbiamo Sami Zayn, Kevin Owens contro Solo Sikoa e Tama Tonga per i titoli mondiali di coppia WWE. La resa dei conti tra Charlotte Flair e Liv Morgan. Match a sorpresa, gli Usos, l'Art Business, Bobby Lashley, il Powerhouse Hobbs e il debutto di una nuova coppia qui in WWE, ovvero i Motor City Machine Gun, Alex Shelley e Chris Sabin. Last Man Standing poi tra Seth Freaking Rollins e il The Fiend, il demoniaco Bray Wyatt. Match per i titoli di coppia femminili, Jade Cargill e Bianca Belair contro Asuka e Kairi Sane. Titolo intercontinentale in palio, Damian Priest, il campione, difende dalla statua di Braun sul Reed. E poi il main event valido per il titolo mondiale indiscusso WWE, nonché main event Hell in a Cell, Roman Reigns contro Tetsuya Naito. E ora è il momento di iniziare questo pay per view. Abbiamo un bel po' di rivalità da terminare oggi in questo evento, abbiamo un bel po' di titoli da difendere e quindi direi che possiamo iniziare con l'opener di SummerSlam, come ci ricorda la grafica presentata da Slim Jim. Becky Lynch proverà a strappare la cintura a Rhea Ripley in questo grande opener di pay per view. E eccoci qua ragazzi, Samantha Irving introduce, ragazzi, siamo al Ford Field di Detroit, Michigan, live. E ecco qui ragazzi l'ingresso di The Man, l'irlandese Becky Lynch. Grandissima rivalità con Rhea Ripley, più che grandissima, violenta, scusatemi, correggo il termine, le due proprio non hanno smesso neanche per una settimana di farsi assalti, imboscate, intervenire alla fine degli incontri della rispettiva avversaria. Insomma, adesso però quello che è stato non conta più nulla, perché ora siamo arrivati finalmente al loro scontro decisivo. Becky Lynch è pronta, sa che oggi dovrà fare uno dei migliori match che ha nelle corde, perché Rhea Ripley sa il fatto suo, è una campionessa davvero dominante qui in WWE e per batterla davvero sarà necessario più di un'impresa. A proposito della campionessa in carica femminile mondiale della federazione, eccola qui ragazzi, la mami, l'australiana Rhea Ripley. Il suo caratteristico ingresso mostra la cintura, ricordiamo questo è il massimo all'oro per ciò che riguarda la divisione femminile qui nella World Wrestling Entertainment. Il pubblico fischia Rhea Ripley, oggi ovviamente è tutto per The Man Becky Lynch, ma non si vince col supporto del pubblico, si vince
lottando un match migliore dell'avversaria, specialmente nel caso in cui uno è la campionessa, come peraltro nel caso della Mami. Ricordiamo, Rhea Ripley ha vinto questa cintura a WWE Night of Champions in Arabia Saudita, evento che vi consiglio di recuperare se non l'avete fatto. Trovate tutto nella playlist del mio canale. Alza la cintura di Ripley, chissà se è l'ultima volta che lo fa, oppure ci sarà una grande difesa. Ma tocca ora a Samantha Irving annunciare le contendenti, e la grafica ci ricorda che il match è valido per il titolo mondiale di categoria. Introducing the challenger from Dublin, Ireland, Becky Lynch, and her opponent from Adelaide, Australia, the WWE Women's Champion, Rhea Ripley. Ultimo occhiata allo stage. Rhea guarda la cintura, la passa all'arbitro. Un'occhiata anche per Becky Lynch. Alza la cintura al cielo l'arbitro Chris Patton. E adesso possiamo iniziare questo match d'apertura di WWE SummerSlam live dal Ford Field, Detroit, Michigan. Inizia in vantaggio The Man, subito una presa di commissione, lei che è un'esperta delle prese alle articolazioni, ma Rhea Ripley con nonchalance si rimette in piedi, serie di pugni, schiaffo, un drop kick, tanto per far capire subito Becky Lynch che lei è Rhea Ripley, e c'è un motivo, ragazzi, per cui è la campionessa. Attenzione, ancora una presa di sottomissione qui al braccio, sto lavorando molto al braccio Becky in questo inizio, probabilmente si vuole aprire la strada per la sua Fujiwara armbar, una delle sue mosse più letali. Attenzione, pugni qui, sta per lanciarla di Ripley con un belli più belli, ma Becky ha evitato la presa. Attenzione, culla di Rhea Ripley, che inizio di incontro, ragazzi. Arbitro ha un po' esitato qui, c'è da dirlo, tuttavia non credo che era un 3, e infatti all'1 si è rialzata, poteva essere massimo un 2. Attenzione qui, ecco qui la Fujiwara armbar che vi dicevo, ma Rhea Ripley tocca la corda, e come da regolamento bisogna interrompere la sottomissione. Attenzione che Becky vuol preparare forse una manhandle slam, eccola, connessa, ragazzi, una delle mosse più pericolose di Becky. 1, 2, no, sebbene la manhandle slam è una delle più forti mosse di Becky, non ci credevo neanche per un attimo che una come Rhea potesse capitolare così. Ora scambio di cortesia al centro del ring, scambio di pugni tra le due. Uppercut. Che inizio, ragazzi, di Becky Lynch, che sta mettendo sotto pressione la Mami, Allora la colpisce e la butta fuori dal ring. La Mami forse non si aspettava, anche se sbagliava, perché Becky Lynch, ragazzi, sempre Becky Lynch, non si aspettava questa offensiva iniziale. Ora però prova a tornare, no. Sì, attenzione, la prende, la carica.
e poi la fa cadere di collo contro le corde. Poi uno schieramento forse un po' prematuro, infatti non si arriva neanche al 2, ragazzi. Che match però questo opener per il momento. Credo di aver scelto molto bene, ho ponderato con attenzione la scelta dell'opener. Come sapete, ragazzi, l'opener è il primo match, sì, ma il primo match non è importante. È un match comunque di cartello che deve essere messo all'inizio per riscaldare subito la piazza. E data la rivalità che c'è tra i due, dato il titolo in palio, date i numeri coinvolti, vedo che questa non è stata un'ottima scelta. Northern Light suplex, poi un bel calcione nella faccia e sulla testa di Becky. Attenzione, perché Rhea forse vuole caricare la Riptide. Attenzione, a segno, questa è la mossa finale di Rhea. 1, 2, no, Rhea si dispera, ma Becky dice no. Pubblico Fight Forever intanto ama quello che sta vedendo, serie di calcioni. Ora sta inserendo pesantemente la campionessa in carica su Becky Lynch. Scusatemi, ero andato un attimo a bere. Attenzione qui, un electric chair. Sedia elettrica, ragazzi. Qui potrebbe essere finita per Becky. 1, 2, no. Si dispera Rhea Ripley, veramente non sa cosa fare. Colpisce. Ancora si toglie però Becky. Attenzione, comeback assoluto qui, Attenzione, Becky trascina Rhea al centro, lontana dalle corde, prova lo schienamento. 1, solo 1, ragazzi. Rhea dimostra di essere davvero una donna d'acciaio. Attenzione, seconda manhandle slam a segno, potrebbe essere la fine per Rhea. 2, 3, Becky Lynch è la nuova campionessa mondiale femminile. Here is your winner and the new WWE Women's Champion, Becky Lynch. Becky Lynch, ragazzi, è la nuova campionessa WWE, sconfitta Rhea Ripley, terminato il suo regno. Che inizio di SummerSlam, ragazzi, che inizio di SummerSlam. Grande vittoria per The Man, e adesso è lei la campionessa in carica. Che inizio, ragazzi, che vittoria per l'irlandese. E ora vedremo come inizierà il nuovo regno di The Man e chi sarà la prossima sfidante, che tra l'altro, ricordiamolo, lo scopriremo stasera al termine del match tra Liv Morgan e Charlotte Flair. Però non è ancora il momento di quell'incontro, parliamo adesso del match Sami Zayn e Kevin Owens contro la Bloodline formata da Tama Tonga e Solo Sikoa. Match valido per i titoli mondiali di coppia. Ricordiamo, grande rivalità avvenuta a SmackDown tra questi due team. Roman Reigns ha ordinato ai suoi sgherri di diventare campione di coppia. Kevin Owens e Sami Zayn non sono assolutamente d'accordo, ma adesso niente chiacchiere.
È il momento degli ingressi, ragazzi. E eccoli qua, i campioni di coppia WWE in The carica. following contest is a tornado tag team match and is for the World Tag Team Championship. Introducing the champions at a combined weight of 478 pounds. The team of Kevin Owens and Sami Zayn. E eccoli i due della Bloodline accompagnati da Paul Heyman, che non potrà And accompagnare introducing the challenger Roman Reigns nel at a main event. combined weight of 459 pounds. The Bloodline. Cioè, non potrà accompagnare Roman Reigns perché nell'NSL non ci sono manager, ok? E quindi dovrà almeno accompagnare solo Sikoa e Tama Tonga. Loro vogliono portare le cinture di coppia alla Bloodline da unire al titolo indiscusso mondiale di Roman Reigns, campione, ricordiamolo, da più di un anno, ragazzi, un anno e diversi mesi, direi. Sono pronti il samoano e il tongano, vogliono assolutamente vincere queste cinture, ma attenzione perché il duo formato da Sami Zayn e Kevin Owens non è campione per caso, assolutamente no. Hanno sconfitto gli Usos eccoci qua, ragazzi. La grafica ci ricorda che il match è valido per i titoli di coppia WWE. L'arbitro alza le cinture al cielo. E allora, ragazzi, possiamo iniziare con questo secondo incontro di WWE SummerSlam. Ragazzi, che inizio bellissimo! Springboard DDT combinato, ragazzi, quasi al solito momento, Fantastico inizio dei campioni di coppia, grandissimi amici, Sami Zayn per l'altro, Kevin Owens, fin dai tempi, e sto parlando della vita reale qui, fin dai tempi della Ring of Honor. Parla, io credo del 2008, robe del genere, ok? Per il momento la Bloodline sembra non avere speranza in questo match, ragazzi, però ricordiamoci come il wrestling, mai dire mai. Tra l'altro durante la card, ricordate il match a sorpresa che è un triple threat match tag team, e chi vincerà quell'incontro sarà il number one contender ai titoli di coppia, un match che doveva essere quello di Dominic, dove difendeva il titolo degli Stati Uniti, ma nell'ultima puntata di SmackDown è riuscito a battere Jey Uso, quindi ha approfittato della situazione, della stipulazione, che se Jey Uso vinceva, Dominic stasera avrebbe difeso il titolo degli Stati Uniti in un match a 3, che oltre a comprendere Jey Uso avrebbe compreso anche il rivale, Ilya Dragunov, ma ha vinto e quindi si è scampato l'incontro, che probabilmente la difesa di Dominic verrà fatta a SmackDown. Intanto però
Kevin Owens sta distruggendo Tama Tonga fuori dal quadrato. Sul ring Solo Sikoa è uscito ora. Attenzione che Polema sta distraendo Kevin Owens, ma ci ha pensato Sami Zayn a difendere l'amico. Sanguina ora Solo Sikoa. Direi un inizio davvero per nulla buono quello della Bloodline, che entrambi si sanguinano. Kevin Owens e Sami Zayn li stanno davvero distruggendo, ragazzi. Credo, ma io penso anche oltre ogni aspettativa. Attenzione che Polema ne ha addirittura salito sul quadrato. Schieramento 1, solo uno? Solo si qua ha bisogno di un altro po' di botte, Attenzione, Stan su Tama Tonga, tentativo di schieramento. Attenzione perché questa luva kick ha steso anche l'arbitro, oltre a stendere solo scoa. Però è stato il tipo di striscio, l'arbitro ha fatto doppio schieramento qui. 1, 2, no. Intanto Tama Tonga si era liberato perché l'arbitro insomma era andato a terra tutto. Ma Spear su Kevin Owens, prova ora lo schieramento, intanto una bella raggio per Kevin Sami. Kevin si libera e si sta liberando anche Sami Zayn. Ora la Bloodline sta mettendo un pochino più di ciccia, mettiamo così sull'iniziativa, ma ora guarda, Sami Zayn lancia solo contro, anche Tama non solo. Attenzione, sanguina Sami Zayn dopo questa mossa, stordito, ora i due su Kevin Owens. Tanto il Polema ne aveva provato a mettere una sedia sul quadrato, ma niente da fare. Ci hanno messo troppo gli assistiti e l'arbitro l'ha presa e l'ha buttata fuori dal ring, come avrebbe dovuto fare già prima. Attenzione, come non sul paletto. Si toglie Tama Tonga. Intanto Sami Zayn ha evitato il tentativo di Samoa Spike. Kevin Owens scivola fuori dal ring. Tama Tonga dita negli occhi a Sami Zayn. La Bloodline sta prendendo, ha preso molto più vigore nel questo 2 minuti, ha iniziato veramente malissimo. Tant'è che Polema ha rischiato proprio subito di essere espulso dall'arbitro di tentativi di aiuto a bordo ring. Ora come vedete sta un pochino calando la levetta rossa. Solo il manto su Kevin Owens, prova lo schieramento, ma c'è Sami che lo colpisce, ragazzi. Usa ora le corde Sami Zayn come morsa, poi i due si occupano di Tama Tonga, che è rimasto da solo ora sul quadrato. Solo si fa è lì sulle corde, stunnato completamente. C'è uno splash, no, è interrotto la manovra Sami Zayn. Kevin Owens ora va a occuparsi di solo dropkick fuori dal ring, si fa fuori dal ring di Sami, rimangono Tama Tonga e Kevin Owens. Che cutter! Attenzione, questa è un'occasione giustissima. 1, 2, questa è un'occasione ghiotta con Sami Zayn fuori dai giochi. Tama Tonga è andato indisturbato allo schieramento. Intanto solo lancia Sami Zayn con la testa sul paletto. Tama Tonga dalla terza corda, schieramento. 1, 2, no, Kevin Owens resiste, non vuole perdere i tiri di coppia. Tama Tonga sta attaccando, attenzione, contromossa di Kevin Owens. L'arbitro intanto è distratto, è andato a mettere a posto il cuscinetto, infatti è distratto ancora.
Paul Heyman, ragazzi, ne ha combinato un'altra e ora solo interrompe. Ragazzi, l'aiuto di Paul Heyman è sempre decisivo, anche se attenzione qua perché Kevin sta preparando una stunner. No, solo respinge. Testata, schienamento, attenzione perché Sammy è in pericolo. 2, no, ancora Kevin Owens. Meno male perché Sami Zayn era bloccato da Tamatonga, non poteva intervenire. Esplode il suplex e ora Sami va con Solo Sikoa. Fisherman Carry, ragazzi. Ancora poi snap suplex, 2 mosse sollevamento. Prova ora lo schienamento, ma Tamatonga interviene, colpisce Sami Zayn. Attenzione, lo prende con un back suplex connesso, intanto solo finisce fuori dal ring. Cortesia di Kevin Owens. Rimangono da soli Tamatonga e Sami. Backdrop. Colpisce Sami Zayn sulla ferita. Attenzione perché Kevin Owens. Attenzione che questa è una mossa finale per Tamatonga. A segno. Devastato Sami Zayn, ma Kevin Owens è lì, è pronto con la stunner, potrebbe essere finita, ma c'è solo Sikoa, ragazzi, c'è solo Sikoa. Lo sapevo, era lì pronto. Un uva kick dal nulla di Sami Zayn, tu solo, bellissimo. 1, 2 e 3. Kevin Owens e Sami Zayn sono ancora i campioni di coppia WWE. Che match, ragazzi, The World Tag Team Champions, the team of Kevin Owens and Sami Zayn. Grande difesa per Kevin Owens e Sami Zayn. Sconfitta la Bloodline. E ora vedremo chi saranno i prossimi sfidanti. Ma questa vittoria è stata una grande vittoria. Grande inizio, ragazzi, di pay-per-view, Direi proprio di sì. Andiamo ora al terzo incontro. Charlotte Flair contro Liv Morgan. Le due hanno avuto una rivalità scoppiettante a SmackDown. E non solo. Qui avremo la parola fine di questa rivalità, quindi non solo ne andrà per l'orgoglio, ma ricordiamo chi vince questo incontro sarà la prossima sfidante per il titolo mondiale femminile, vinto proprio nell'opener di stasera da Becky Lynch su Rhea Ripley. Eccola qui, Charlotte Flair, ragazzi, in tutta la sua eleganza. The following contest is scheduled for one fall, making her way to the ring from the Queen City, Charlotte Flair. Charlotte Flair, ragazzi, figlia del leggendario The Nature Boy Ric Flair. E poi arriva la sfidante di questo number one contendership match per il titolo mondiale femminile. New Jersey, Liv Morgan. Watch me, come recita il suo slogan. E oggi, ragazzi, le due hanno un'opportunità non solo, come ho detto prima, di terminare la loro sanguinosa rivalità,
in un palcoscenico decisamente importante come quello del Ford Field, ma saranno anche le sfidanti di Becky Lynch, ovviamente solo una di loro potrà farlo. Charlotte è pronta, stessa cosa Liv Morgan, che è bella carica mi sembra dallo sguardo, e il match inizia. Le due sono partite subito a molla, ma entrambe sono andate a vuoto nei loro attacchi. Liv Morgan usa le corde per strozzare Charlotte. Body slam ora di Charlotte. Caduta di ginocchio sulla faccia di Liv. Un knee drop. Beh, adesso è in vantaggio Charlotte, aveva iniziato bene Liv, ma ora è in vantaggio, ora è davvero in svantaggio. Ma come abbiamo visto prima, anche il match di coppia con la Bloodline, che è sembrata iniziare in grosso svantaggio, poi c'è stato un bel comeback, anche se non è stato sufficiente per la vittoria. Liv però è stata suonata parecchio in questo inizio incontro. Ora prova un po', ma deve aumentare la carica di questi attacchi. Questo già meglio. Sale sul paletto Liv. Ora ci sta un bel saltone, bella senton per infliggere danni importanti. Deve recuperare Liv Morgan, non c'è dubbio. Uno solo però il conteggio dell'arbitro. Attenzione a Boston Crab qui. Charlotte che è l'esperta delle sottomissioni, non ce lo dimentichiamo. Attenzione però. Solo uno per Liv, ragazzi. Fa una bella carica la ragazza. Una pulla improvvisa. Uno. È un attimo di esitazione per l'arbitro, ma tanto non sarebbe arrivato il 3. Non si fa sorprendere così Charlotte Flair, lo sappiamo. Attenzione, mossa in acrobazia per Liv Morgan, molto luce libre. Adesso Liv ha preso il piglio. Attenzione questo comeback. Scambetto. Sì, aveva iniziato male, ma l'avevo detto io. Sta rimontando pesantemente. Qui però Charlotte ha evitato una delle mosse finali, Attenzione. Questa è una delle signature move di Charlotte. 1, 2. No, vince ancora. Charlotte è infuriata nera. Attenzione perché meno male. Credo che stava per fare una figure 4, una delle mosse, la mossa di sottomissione per eccellenza di Charlotte Flair. Serie di colpi. No, evita Liv Morgan. Dropkick.
Oblivion, ragazzi. Shenton ancora una volta dal paletto, potrebbe anche provare lo schienamento, ma ne vuole fare un'altra forse di Morgan e fa bene. Splash, schieramento ora, 1, 2, no, Charlotte dice no, non basta per abbattere la Queen. Attenzione, si rialza Charlotte improvvisamente, Liv Morgan presa di sorpresa. Attenzione, la carica, super sulle corde, no, ha preso lo slancio invece. Bella mossa di Charlotte. Attenzione, prende la gamba, è pronta ora la sua figure 4 leg lock, che adesso diventerà una figure 8. Eccola qui la figura 8. No, Liv si è liberata, ragazzi. Ma attenzione, ne può fare un'altra. Ma Liv Morgan ha capito l'antifona. Attenzione qui. Skull Crusher. 1, 2. No, Charlotte c'è ancora. Bel match, ragazzi, anche questo. Attenzione, un Oblivion. No, Charlotte evita, chop a vuoto. Sbagliato tutto qui, ma ora al paletto continua a infierire sulla gamba di Liv e ora spalla contro il palo, powerbomb, non proprio, ma ci siamo. Attenzione, no, voleva provare un'altra figure 4. Attenzione perché Charlotte l'ha presa contro il paletto. Grande match, ragazzi. 3. Ragazzi, questo SummerSlam un inizio scoppiettante, direi, Spero di avere tutta la voce per commentare tutto l'evento per bene. Mossa, potrebbe essere finita qui, 1, 2, no, 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 no. È un conto di 2. Attenzione, Charlotte prende la gamba di Liv, figure 4, la seconda dell'incontro. E ora diventa una figure 8, eccola qui. Liv potrebbe cedere, ragazzi. No. Ancora una volta riesce a rompere la presa. E allora Charlotte continua a colpire la gamba di Liv. Vuole essere sicura alla prossima figure 4. Sta sul paletto ora Charlotte. No, forse era troppo lontana. Mi sembrava anche a me un po' troppo lontana per un lancio. Attenzione, ancora Liv Morgan in acrobazia alla Messico qui. Stomp. La colpisce Charlotte. Grande incontro, ragazzi. Terzo grande, ottimo match. Spear di Charlotte. Dovrebbe essere finita, ragazzi. No, non la schiena, non la schiena. Forse se ne potrebbe pentire. Attenzione sul paletto. La prepara. Oh, che botta, ragazzi. Grande match. Charlotte la prende per una figure 4 leg lock. Eccola qui. La terza. E lì stavolta secondo me cede, ragazzi. No, ancora una volta, ragazzi. Ma come fa? Si è liberata da 3 figure 4 Liv Morgan. Ma ora Liv è veramente distrutta. Prova lo schienamento, infatti. Ed è 3. Vittoria di Charlotte Flair che batte Liv Morgan e sarà la prossima number 1 contender al titolo femminile mondiale WWE. Grande vittoria di Charlotte.
Passiamo però ora a un altro match valido per la number one contender al titolo di coppia. Triple Threat Tornado Tag Team Match. L'Art Business, ovvero Bobby Lashley e Powerhouse Hobbs, gli Usos, Jey Uso e Jimmy Uso, e i Motor City Machine Gun, Alex Shelley, Chris Sabin, che oggi fanno il loro debutto in WWE. Quindi un palcoscenico decisamente alto, proprio qui a SummerSlam. Questo è il loro debutto ufficiale. Scusatemi ragazzi, ma ieri non avevo voglia di scaricare le immagini personalizzate da mettere Alex Shelley e Chris Sabin. Lo farò. La prossima volta che li vedete avranno le immagini, però non avevo proprio voglia e quando ho iniziato l'evento me ne ero un po' dimenticato, sì. Comunque ricordiamoci chi vince questo incontro, number one contender ai titoli di coppia WWE. Non ho neanche fatto l'ingresso dei Motor City Machine Gun, perdonatemi anche di questo. Inizia però. Attenzione. Ecco qui gli Usos, Jey Uso e Jimmy Uso. On the way to the ring, at a combined weight of 493 pounds, Jimmy and Jey, the Usos! Ex campioni di coppia, gli Usos. Chissà se vincendo sto match torneranno prepotentemente in lizza per le cinture di coppia. Ricordiamo stasera difese da Kevin Owens e Sami Zayn, che hanno battuto solo Sikoa e Tama Tonga, difendendo le cinture di coppia. Forse questo è il match meno importante da un punto di vista dell'importanza della rivalità, non ci sono l'impaleo, non c'è una storyline qui, però ragazzi ci sono delle coppie che secondo me daranno spettacolo. Representing the Hurt Business from Colorado Springs, Colorado, weighing in at 273 pounds, the almighty Bobby Lashley. E ecco qui Bobby Lashley, lui che insieme a MVP e Powerhouse Hobbs ha formato recentemente gli Art Business, questo gruppo con MVP da manager. In realtà MVP è la vera mente, mentre Bobby Lashley è più il leader sul campo. Oggi non sarà possibile per MVP accompagnare i due, fa la stipulazione dell'incontro, ma ragazzi l'Art Business potrebbe mettersi subito in ottica cinture di coppia. Dovranno però superare dei bei tag team, compresi i nuovi Motor City Machine Guns. È il momento ora di Powerhouse Hobbs. And representing the Hurt Business from California, weighing in at 275 pounds, Powell Holt. Powerhouse Hobbs è qui
certo questo art business ha un quantitativo di muscoli abbastanza importante, si può dire. Bello il cartello intanto, Spear Him. Intanto un saluto a chi ci sta seguendo, o come sempre ovviamente. Attenzione, ora è il momento della nuova coppia in WWE, dal passato molto importante, ragazzi. Loro sono il Motor City Machine Gun. 431 pounds, the Rockers. I Motor City Machine Gun sono qui. Debutto che non succede a tutti, debuttare in pay-per-view, benché meno in un evento importante come SummerSlam. Da molti considerato l'evento forse più importante dopo ovviamente WrestleMania, ma ora non stiamo a sindacare quale evento è più importante. Inizia l'incontro, ragazzi. Chi vince sarà il nuovo number one contender ai titoli di coppia. Vediamo, questo incontro in realtà doveva essere valido per il titolo degli Stati Uniti con Dominic Mysterio, ma nell'ultima puntata di SmackDown Dominic è riuscito a battere Jey Uso. In caso perdeva sarebbe stato un match a 3, Jey Uso e Ilya Dragunov anche, ovviamente è valido per la sicura, ma ha vinto e quindi ha avuto serata libera, mettiamo così. Quindi si è dovuto aggiungere un altro incontro e penso che questo è un incontro che, sebbene di rimpiazzo, ho dato una bella opportunità per i titoli di coppia e secondo me sarà anche un bel match da vedere, molto divertente. Molto difficile anche da commentare, ragazzi, quindi mi perderò molte cose, vabbè, vedete le voi con i vostri occhi. Intanto, comunque, Bobby Lashley è finito fuori, Alex Shelley è anche finito fuori, sono rimasti gli Uso, ma Chris Sabin ha qualcosa da dire. Questo è il paletto di Bobby Lashley. Praticamente è bello perché ci sono 3 membri di un team fuori dal ring, 3 dentro, molto bello, molto bello. Ora però qui sei dentro, sembrava scivolare fuori dal ring, è sull'apron però, mossa di potenza su Jey Uso di Bobby Lashley, tentativo di schieramento, solo uno, ragazzi. Tanto Alex Shelley lancia powerhouse contro i piedoni, Chris Sabin prende il stick, ma Jey Uso intercetta, Jimmy secondo stick, Chris Sabin anche questa volta disarmato, tanto sul quadrato Jey e Bobby Lashley back, schieramento 1, 2, dai, no. Che lancio di Bobby Lashley su Jey Uso direttamente fuori dal ring. Ora sono rimasti Alex Shelley, powerhouse hops. Bella mossa di Alex Shelley, presa al corpo, al volto, scusatemi. Chop
Powerhouse Ops, intanto fuori dal ring sta scatenando il parafiglio ovviamente, il dramma finale. Prova qui Alex Shelley. No, Powerhouse Ops dice no. È tornato Jey Uso che lo colpisce con una spear. Con lo schieramento 1, 2, no, Alex Shelley si libera. Chris Sabin intanto arriva a colpire Jay. Neckbreaker. Tanto sono saliti quasi tutti sul quadrato adesso. Chris Sabin si libera da una presa di sottomissione di Powerhouse. Attenzione però questa powerbomb, no, ma Alex Shelley dice no. Che mossa di Alex su Bobby. Attenzione però dentro Jay, ma dentro anche Chris Sabin. Batte contro l'arbitro. Che mossa ragazzi di Alex Shelley. Proprio lo schieramento, attenzione qui. Ma Jimmy Uso arriva. Troppo, deve essere un po' più sgombro il ring. Attenzione qui. Che mossa di Alex Shelley. Proprio schieramento. 1, 2, Jey Uso riesce a intervenire. Intanto Chris Sabin stima City si è ripreso ora. L'altro membro del Motor City Machine Guns. Pronto sanguinante intanto per Alex Shelley. Attenzione perché Jey Uso flashone su Chris Sabin. 1, 2, no, si libera Chris Sabin. Era un'ottima occasione questa, erano rimasti solo gli Uso. Che super kick qui, proprio lo schienamento, ma Bobby Lashley è sempre pronto a intervenire. Gran match, Vuol dire questo SummerSlam ad alti livelli per il momento. Secondo me sì. Bobby Lashley intanto si è armato di gradone, colpisce Jimmy Stanley e colpisce anche Chris Sabin. Attenzione Alex Shelley però sul paletto. Crossbody, schienamento. 1, 2, no, si libera. Vicini alla vittoria, ma che mossa qui. Attenzione che si schienano. Non l'hanno voluto schienare, secondo me è un'ottima occasione questa. A dire la verità. Spear di Lashley su Jimmy. Si rialza Jimmy non si sa come. E stende Lashley ragazzi, che meccione. Qui vogliono vincere, qui vogliono andare per le cinture questi, tutti loro Che mossa di Alex Shelley. Neckbreaker. Proprio lo schienamento Alex Shelley. 1, solo 1 ragazzi. Powerhouse Ops, incredibile. Attenzione, Gorilla Press Slam di Lashley. Sì,
alla Goldberg, questa spear su Jimmy Uso potrebbe essere uno schienamento decisivo. E 3 vince la business. Bobby Lashley e Power Up saranno loro i prossimi contendenti ai titoli di coppia. Ma che match, che match, una spear di Bobby Lashley su Jimmy Uso nel momento giusto, quando gli altri erano occupati e stesi a terra, ha consegnato la vittoria. Match duro ma davvero spettacolare, grande davvero questo proseguimento di SummerSlam. Andiamo ora però al last man standing match, Seth Freaking Rollins contro The Fiend, il maligno Bray Wyatt. Questa è stata una delle rivalità ovviamente più calde che ci sono state in quel di Raw. È un match come Last Man Standing, secondo me è ideale per concludere degnamente questa storia in un palcoscenico come questo qui di SummerSlam. Grandi match al momento, loro hanno una grande pressione addosso perché non vogliono certo essere ricordati come quelli che hanno fatto il match peggiore. Tuttavia i protagonisti sono assolutamente di assoluto livello. Eccolo qui, Seth Rollins, il visionario. Guardate tutto il pubblico. Come sempre, ragazzi. Making his way to the ring from Davenport, Iowa, weighing in at 217 pounds, Seth freaking Rollins! Seth Rollins, ragazzi. Sempre il più amato, ragazzi, Seth freaking Rollins, e oggi vuole vincere contro il suo avversario. Dovrà sconfiggere prima le forze delle tenebre e poi The Fiend. Ecco qui, Firefly Funhouse presenta le Fireflies, come vedete, sono accese. Guardate lì il pubblico, tutto con le luci. E eccolo qua, il demonio, il The Fiend, Bray Wyatt. Con la sua lanterna, ragazzi. La lanterna, perché lo vuole sapere, è ispirata al volto, alle fattezze del volto di Bray Wyatt senza maschera. Ma oggi non esiste più un Bray Wyatt, semmai un The Fiend Bray Wyatt. E infatti sale sul quadrato, ascoltando la voce delle forze del male.
Mi sono sempre in agguato quando lui è qui sul ring. Uno dei most real della federazione. Ricordiamo, last man standing match. Non si vince per schienamento, non si vince per sottomissione, né per conteggio fuori e né per squalifica. Devi stendere il tuo avversario fino a un conteggio di 10 dell'arbitro, quindi deve essere un KO tecnico, ok? Come si potrebbe dire nella box. Tuttavia basta chiacchiere, avete capito l'incontro, è il momento di iniziare. Bray subito con grande garra inizia, ma Seth Rollins non è il primo arrivato, ragazzi. Eccomi raga, scusatemi se mi sono assentato, ma dovevo andare in bagno e bere anche, quindi vediamo, qui facciamo tutto live, quindi è il bello della live, sono tutte cose che possono succedere e accadere, non siamo dei robot qui. Tuttavia, lasciando perdere questo discorso, qui siamo a SummerSlam e Seth Rollins contro The Fiend è un match che promette di regalarci spettacolo. L'arbitro intanto conta, ricordiamo, last man standing vince se l'arbitro arriva a un conto di 10 e il tuo avversario è ancora steso al suolo. Niente schienamenti, niente sottomissioni, niente squalifica, niente conteggio fuori. Attenzione perché The Fiend sta preparando una Sister Abigail con la sua camminata orrorifica, tipo Shining, tipo The Ring, scusatemi, volevo dire, sono confuso. Attenzione, Seth si rialza, The Fiend è pronto, lo prende, bacio d'addio, però evita qui, e comeback di Seth Rollins. Meno male ha evitato la Sister Abigail perché è ovviamente una delle mosse più devastanti del The Fiend. Attenzione, pedigree ragazzi, pedigree. Conta l'arbitro. Si rialza al 4 però Bray. Va colpito molto più pesantemente ragazzi per avere la meglio di lui. Ora prova a colpire le gambe, prova un po' a creare un deficit. Stomp con sangue per Bray. Conta l'arbitro. Questa è una mossa devastante,
L'arbitro è arrivato al 7, attenzione ragazzi. No, si rialza Bray. Lo carica ora. Ah, lo fa cadere di collo sulle corde. Conta l'arbitro, ma non credo sarà sufficiente. Sì, infatti Bray deve inventarsi qualcos'altro. Prova ogni occasione The Fiend, ma se non colpisci si rialzerà sempre. Attenzione qui, lo alza e lo schianta per terra. No, 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 non fa contare. Eccolo, attenzione. Cosa ha evitato Seth Rollins e cosa ha evitato The Fiend ora? Si sono evitati una mossa finale a vicenda, che poteva essere un potenziale colpo del KO per entrambi. Attenzione, The Fiend impazzisce, cerca di casare il pubblico. Intanto qui siamo a 8 ragazzi, ma Seth si è rialzato. Un'indecisione da parte dell'arbitro, l'avete notato anche voi? Ci riprova Bray, intanto si vanta della sua forza, ma Seth si rialza al 4. Attenzione. Colpo in piena faccia. Attenzione, calcio in faccia qui. Sono stanchi, sono stanchissimi i due atleti, Attenzione, 8. Sono veramente stanchi. Una mossa devastante potrebbe anche concludere l'incontro, secondo me, ma non è detto. Con nomi di questo calibro non è mai detto. Tanto l'arbitro conta. Ricordiamo ovviamente è valido in qualsiasi punto dell'arena il conteggio dell'arbitro in un last man standing. Attenzione, fuori dal ring dove fa più male ragazzi, dove c'è solo un leggerissimo cuscinetto che dipende dal cemento. Che lancio di Seth Rollins, bellissimo questo gesto atletico. Attenzione che da Seth sale sul quadrato, un po' come se lo stessero contando fuori, ma non è così. Si rialza però, ancora un altro. Beh ragazzi, non riesce più a fare niente. Potrebbe essere un KO questo. Si rialza al 6 però. Non è ancora finita Bray. Che last man standing ragazzi. Contro i gradoni d'acciaio. Centro del ring Bray si vanta, ma Seth Rollins si rialza, prende un nuovo getto, cambio stick ragazzi. Comunque davvero che SummerSlam questo, uno dei migliori pay-per-view che abbiamo trasmesso. Non abbiamo iniziato da tanto, come sa chi mi segue da abbastanza tempo, sebbene c'è una bella serie, oltre 30 episodi di WWE 2K24. Avevamo iniziato da poco più di 2 mesi, diciamo. Andate dall'alto a recuperarvi, i pay-per-view scorsi se avete voglia. Abbiamo le 2 notti di WrestleMania, pay-per-view della All Elite Wrestling, pay-per-view di WWE. Ora però questa choke, ma Seth Rollins si rialza. Questa era molto pericolosa se andava a segno, per fortuna si è ripreso. Abbattuto da Seth Rollins. Si vanta The Fiend, si è mandato parecchio nel corso di questo match. Generale il verso che si è vantato di più in questo WWE SummerSlam. Attenzione perché siamo arrivati a 8, ma Seth Rollins si rialza ragazzi. È successo qualcosa che comunque ha favorito Seth Rollins, mettiamola così. Testa contro il paletto.
Attenzione, ancora una volta stunnato Bray Wyatt per colpa di questa serie di colpi al volto. Attenzione, prende la candlestick Seth Rollins. No, Sister Abigail dal nulla qui. Did the Fiend, bellissimo, mentre Seth era sicuro di colpirlo il candlestick, ma l'ha preso proprio in maniera fantastica Bray. Attenzione che l'arbitro è arrivata a 8, potrebbe essere finita. No, c'è ancora Seth Rollins. Avevo detto che al prossimo colpo durissimo sarebbe finita, invece no, perché Seth si è rialzato. Attenzione qui, stomp a segno di Seth Rollins, e potrebbe essere finita adesso, ragazzi, Il pubblico dice one more time. Bellissimo sto last man standing. Siamo a 8, ragazzi. Si rialza anche il The Fiend. Attenzione qui, un super kick, poi il candlestick lo impugna Seth Rollins. Se si rialza lo colpirà brutalmente, lo so già, che però a questo punto anche un colpo non troppo potente potrebbe essere quello decisivo. I due sono morti, ma è 8. No, evita ancora, preso in piena testa, ricordiamo il The Fiend è già sanguinante. Dovrebbe essere la fine, ragazzi. Si vanta Seth Rollins al paletto, pubblico invisibile per lui. No, ancora, ragazzi, cambio di pugni adesso, ma che match questo, che incontro pazzesco, un altro grande incontro. E 1 contro 1 è più difficile, ok, rispetto chiaramente ai match multipli, quindi questo potrebbe essere per ora il mio match preferito di SummerSlam, ma sono stati davvero grandi incontri. Cambio di pugni con i due atleti che non si reggono più in piedi, ma ancora non demordano. Attenzione, ha battuto ora Seth Rollins e io non credo si possa rialzare ancora. Attenzione però, Bray lo attende al varco, ora questa adesso è finita, ragazzi, perché questa choc letale ti toglie il respiro, ti fa svenire, potrebbe essere la fine davvero. Si vanta Bray. No, Seth c'è ancora, attenzione perché lo prende con un'altra chokehold. Adesso è finita, ragazzi, è finita, ragazzi, non è possibile che si può rialzare ancora in piedi Seth Rollins. Infatti pregusta la vittoria Bray. No, ancora Seth Rollins, ma è incredibile, ragazzi, è incredibile questo uomo oggi, una resistenza incredibile, davvero impressionante. Attenzione, powerbomb contro il paletto, schema distrutta per Bray. 1, si vanta come un matto Seth Rollins. Adesso tocca a lui vantarsi, ragazzi. No, ragazzi, ma questi non sono umani oggi, oggi davvero questi non sono umani. E pensare che entrambi sono stati sconfitti, sebbene Seth Rollins era un match a 3, comunque entrambi sono stati sconfitti dall'attuale campione mondiale Roman Reigns, che ricordiamo dovrà difendere il titolo nel main event contro Tetsuya Naito in un Hell in a Cell. Entrambi sono stati sconfitti proprio da lui, questo mostra la potenza del tribal shift. Al 9 si è rialzato Seth Rollins, vuole rompere lo sledgehammer addosso a Bray.
è passata alle armi pesanti in questo finale, perché i due davvero non vogliono stare giù, grandissimo match questo. No, ma com'è possibile? Com'è possibile, ragazzi? Attenzione! Ah, sembrava quasi una shock. Mamma mia, che incontro questo, ragazzi! Incredibile come Seth Rollins però si è rialzato veramente, cioè disumano quest'uomo oggi. In generale è il miglior match proprio hanno fatto sia Bray che Seth da quando abbiamo iniziato a filmare il nostro Universe Mod qui su WWE 2K24. Attenzione che l'arbitro conta, qui ha avuto un po' di incertezza l'arbitro però poteva arrivare massimo al 9. Vita qui colpisce, buggato, possiamo dire che è stato buggato questo. Attenzione, Pomp 1 2 3 4 5 6 7. Seth Rollins si vanta di brutto, sì. No, è incredibile ragazzi, questo Sister Abigail l'ha pagata cara questa Seth Rollins. Attenzione, no, di finish ce n'è ancora. Ancora la Social Cold. Ragazzi, io non dico più niente perché questi qui hanno superato nettamente il limite umano. Quindi potrebbe essere finita come no, proprio, cioè ormai non c'è più alcun pronostico, sono saltati tutti. Si è rialzato ragazzi, si è rialzato ancora. Ancora ragazzi. Ancora non basta ragazzi. Zero, perché l'ultima volta sempre non si è andata troppo bene a fare tutti questi pezzi, Niente da fare ragazzi. Sono indistruttibili oggi. Questo è in assoluto il miglior match di SummerSlam. Ragazzi, il miglior match di SummerSlam. Poi vedremo, ne mancano ancora 3, però oh, ancora ragazzi, cioè veramente fuori di testa questo match. Potrei azzardare che è uno dei migliori che ho mai trasmesso fino a qui.
dura da dire, però l'arbitro qui ha perso tempo, però l'arbitro qui ha perso tempo, però poteva essere un 9. Che match, ragazzi, il migliore di SummerSlam questo, 8, ragazzi, ancora 7 c'è. Qui proprio come ha fatto Seth Rollins poco fa, stavolta l'ha pagata Bray Wyatt per esultanza. No, non lo fa contare. Seth Stomp. Ancora una volta, ragazzi. Attenzione. No, lo voleva prendere e forse era una mossa sulla sedia questa. Solo per la serie sedere addosso, ma non ha fatto impatto. Ragazzi, questo è in assoluto il match più bello del mondo. È una battaglia infinita, una battaglia epica, ragazzi, cioè davvero incredibile. Vedo questa è una prima battaglia, si meriterebbero davvero un match per il titolo mondiale, chi vince perché. Attenzione che qui mi sa che c'è un altro stomp e guardate, macchia di sangue sul ring. Qui ha perso un secondo l'arbitro, Quest'arbitro sta perdendo, ha perso un secondo più di una volta. 10, ragazzi, vittoria di Seth freaking Rollins in questo incredibile match a SummerSlam. Il last man standing pazzesco, il miglior match che abbiamo mai trasmesso, ragazzi. A saperlo meritava davvero la posizione proprio precedente al main event, ma ragazzi, cioè un match incredibile, veramente incredibile, e chi vince si meriterebbe una shot, e infatti gliela do adesso in live, ragazzi. Seth Rollins andrà per il titolo mondiale WWE contro il campione del main event di stasera. Ragazzi, se lo merita, veramente ha fatto il match dei match. Davvero incredibile Seth Rollins. Intanto però è ora il momento di un match titolato, si torna a mettere in palio i titoli, match valido per i titoli di coppia femminile.
Bianca Belair e Jade Cargill difendono le cinture dall'assalto di Kairi Sane e Asuka. Questa lunghissima storia finalmente andrà a concludersi a SummerSlam, qui proprio oggi. Ricordiamolo, cioè, questi sono da prima di Saturday Night Main Event, che è l'ultimo pay-per-view della WWE, escluso questo che abbiamo trasmesso. Vi consiglio di andare a recuperare, lo trovate in playlist tranquillamente. E insomma, è da prima di quel pay-per-view che vanno avanti. Nel mezzo di questa rivalità, Bianca e Jade hanno vinto un match a 3 e sono diventate campionesse. Contro Alba Fire e Isla Dawn c'erano anche Asuka e Kairi Sane, ovviamente. Introducing the champions. First, from Vero Beach, Florida, one half of the women's tag team champions, Jade Cargill. Eccola qui, Jade Cargill. The storm is coming. Campionessa. Come sempre col suo ingresso pittoresco. Ed era il momento della compagna di Jade Cargill, l'altra campionessa di coppia femminile. Lei è Bianca Belair. Bianca Belair è qui, ragazzi, ex campionessa mondiale femminile, ora campionessa di coppia insieme alla sua amica Jade Cargill. Come avevo detto, questa è stata una delle conseguenze di quella grande rivalità iniziata soltanto inizialmente tra Kairi Sane e Jade Cargill, poi hanno coinvolto le compagne, quindi Bianca Belair e Asuka. Le due hanno fatto vari match anche di coppia, ma vari match anche singoli, scambiandosi ovviamente gli avversari. Poi sono arrivate a un match a 3 con Alba Fire e Isla Dawn, le ex campionesse di coppia, e l'hanno vinto, un match a 3 di coppia ovviamente, e l'hanno vinto proprio loro, ma la rivalità tra le giapponesi e questo due non è finito. Ed è ora il momento di mettere la parola fine a questa storia, ma prima l'ingresso delle Kabuki Warriors, le giapponesi, Asuka e Kairi Sane. Sempre coloratissime, ragazzi. Il duo nipponico avrà una grandissima occasione oggi, piottissima. Asuka and Kairi Sane, the Kabuki Warriors. Vediamo, ragazzi, questo è il terzultimo incontro di questo SummerSlam, che per ora è stato portato giù veramente over the top, a parer mio, Poi ovviamente ognuno ha i suoi gusti, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Ovviamente io dico over the top in relazione agli altri che ho visto fino ad adesso, che non abbiamo da tanti, però abbiamo lo Summer 1 e 2, abbiamo una top 100, abbiamo ancora una. Questo sta mettendo ora i pay-per-view della All Elite Wrestling, cioè Gear, Dynasty, ok? Il Forbidden Door, come si chiamava, non mi veniva in mente. Tra l'altro WrestleMania, ricordo, è un evento combinato nella mia università, cioè notte 1 e 2 e WWE con AEW. Quindi un grandissimo evento, vi consiglio di andare a recuperarlo, che avete trovato in playlist del mio canale rosso. Tante applausi, alza le cinture al cielo. Questo vuol dire che il match valido per i titoli di coppia femminili WWE può iniziare, ragazzi, qui a SummerSlam.
posso dire la mia, che devo dire, allora, queste due coppie hanno rialzato nettamente la qualità delle divisioni femminile nella mondo. Effettivamente i titoli di coppia diciamo mi creano qualche problema dal punto di vista dei roster, perché devo fare un roster in relazione al fatto che ci sono i titoli di coppia e non un titolo secondario femminile come per esempio il TBS nella mia All Elite Wrestling, sempre qui ovviamente nell'università. Quindi invece che in AEW che servono tutta una serie di elementi validi singolarmente, la WWE ci vogliono elementi singolarmente mixati con una serie di coppie, possono rendere anche varia e competitiva la divisione di coppia. Non è semplicissimo però, infatti devo dirvi la verità, ho pensato più di una volta di cambiarli, di togliere le cinture e mettere una cintura secondaria. Cambierei un po' il roster, ma va bene così. Però fondamentalmente da quando sono entrate loro nel giro isolato le cose forse sono cambiate. Quindi vedremo un po'. Tra l'altro nella realtà, se non lo saprete, ve lo dico io, è successo tutto nella puntata di SmackDown. Ora che sto registrando, quindi se volete, ha annunciato, scusatemi caldi, volete l'ha fatto sempre su social, ha annunciato una nuova cintura secondaria femminile degli Stati Uniti, parlo della vita reale, ovviamente, e femminile, e quindi è molto interessante, perché nella WWE saranno titoli di coppia, titolo secondario femminile e titolo mondiale, anzi 2 titoli mondiali. Bisognerà integrare qualcun altro nel roster perché magari non sono così tanto con 3 titoli, vedremo. Intanto però Bianca Belair ha caricato Kairi Sane, uno schieramento importante, 1, 2, 3, vincano Bianca Belair e Jade Cargill, ancora una volta campionesse di coppia femminile. Vi posso dire una cosa ragazzi? Ecco, questo forse è l'incontro, anzi scusatemi, senza il forse. Questo è l'incontro un po' più basso di SummerSlam, ci sta perché per ora è stato un eventone con tantissimi alti, anzi con tutti alti, e questo però è un po' un basso. Più che altro perché, quello che si è visto fino a questo momento ok, ma doveva durare molto di più. Non mi aspettavo che Kairi Sane cedeva così a questa mossa, infatti sono rimasto sorpreso quanto voi. Tuttavia Bianca Belair e Jade Cargill hanno vinto, hanno concluso la loro storia con le Kabuki Warrior, sono ancora campionesse di coppia, ma adesso è il momento di un altro incontro valido per il titolo intercontinentale, il secondo titolo più importante di federazione. Damian Priest difende dall'assalto di Big Bronson Reed. Questo penultimo incontro di SummerSlam, ragazzi, The following contest is scheduled for one fall, and it is for the WWE Intercontinental Championship.
Eccomi qua ragazzi, Damian Priest è entrato il campione intercontinentale, secondo titolo più importante qui in WWE. E il Judgment Day ha perso una cintura oggi nell'opener, infatti ricordiamo Becky Lynch ha sconfitto Rhea Ripley e si è laureata nuova campionessa mondiale femminile WWE. Judgment Day ha perso una cintura importante, rimangono ancora il titolo intercontinentale e quello di Stati Uniti Dominic. Sottolineo questa cosa perché il gruppo si era fatto bello tosto a entrare e spadroneggiare con queste 3 cinture alla vita, ma una è stata persa e adesso ci sarà una difesa bella e importante per Damian Priest, perché questa è stata una rivalità bella, agguerrita, come quasi tutte quelle di questo SummerSlam. Quella contro Bronson Reed, il gigante, che sta per entrare adesso. Eccolo qui, l'australiano, l'imponente australiano, Bronson Reed. Lui, entrambi i protagonisti sono legati ai risultati dell'ultimo pay-per-view della WWE, ovvero Saturday Night Main Event, perché Bronson Reed ha vinto la possibilità per andare per questa cintura proprio vincendo un Last Man Standing contro Bobby Lashley, o per meglio dire chiamato Last Monster Standing in quell'occasione. Damian Priest invece ha vinto il titolo degli Stati Uniti battendo AJ Styles nell'opener di quello show, che vi consiglio di andare a operare se non l'avete fatto ragazzi. Trovate tutto in playlist, non vi preoccupate, non c'è alcuna difficoltà, se volete ovviamente, se avete voglia, ci mancherebbe. La grafica però ci ricorda che questo match è valido per il titolo intercontinentale. E adesso toccherà a Samantha Ivy annunciare i contendenti. Inizia il match valido per il titolo intercontinentale. Damian Priest difende dalla statua di Bronson Reed. Stavo pensando, peccato davvero che l'ultimo match che abbiamo trasmesso è stato quello deludente, perché questo SummerSlam davvero ha presentato tutti i grandi incontri, davvero tutti i grandi incontri. Tuttavia purtroppo Jade Cargill e Bianca Belair contro Kairi Sane e Asuka, match valido per il titolo di coppia femminile, è stato il match un po' delusione di questo SummerSlam. Ragazzi, si rischiava di sfiorare il pay-per-view perfetto, però mancano ancora 2 incontri, vediamo come va questo. Cambio di pugni tra i due. Ricordatevi ragazzi, se non l'avete fatto, che sulla piattaforma rossa in playlist sono disponibili tutti gli episodi, sia quelli settimanali che gli appuntamenti in pay-per-view della nostra Universe Mode di WWE 2K24. Quindi sul rosso è presente tutto e tutti gli altri ovviamente gameplay dei giochi che stiamo portando fino ad adesso.
O sapete come funziona tanto, no? Si registra sul viola e poi si esporta sul rosso. Semplice, semplice ragazzi. Io faccio così, poi c'è gente fa in altre maniere. Mossona questa di Bronson, ma l'orgoglio di Porto Rico, Damian Priest, no, non è della stessa avviso. Contro Mossa qui di Damian Priest. I due se le stanno dando, un match abbastanza di martellato, si può dire. Beh, con due pesi come loro. Gomitata piena qui. Vediamo Bronson Reed, sanguine. Attenzione che... Questa è una mossa dura, Bronson Reed ha provato a colpirlo, ma Damian Priest è ribaltato subito. Bello, bello, bello. Grande momento di Damian Priest. Attenzione, lo solleva qui. South of Heaven. Potrebbe essere la fine per Bronson. No. All'ultimo un sanguinante Bronson Reed. C'è ancora, ragazzi. Non si rialzano in tanti dalla South of Heaven di Bronson Reed. Lo prende e ne connette un'altra. Qui potrebbe essere finita, ragazzi, qui potrebbe essere davvero finita, E 3, ragazzi. Damian Priest vince. Damian Priest è ancora il campione intercontinentale in WWE. Complimenti a Damian Priest. Posso dire che sebbene questo è stato un buon match, però ecco, se dobbiamo trovare una pecca a questo evento sono stati questi due incontri. Oddio, meglio questo, secondo me, rispetto all'altro, anche perché però diciamo non sono stati all'altezza questi ultimi due match che abbiamo trasmesso rispetto a tutta la card. Poi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Tuttavia è ora il momento del main event assoluto di puntata. Roman Reigns, il campione indiscusso, WWE difende la cintura da più di un anno, è campione, ragazzi. Prima ancora che inizieremo a streamare, perché è proprio così. Difenderà il suo titolo dall'assalto di Tetsuya Naito, che viene da un filotto di vittorie impressionante contro nomi tra i più forti della federazione, ma ha perso un match in questo filotto ed è proprio contro Roman Reigns. Quindi avremo, ragazzi, il main event. Ricordiamolo, all'interno dell'Arena Cell. La voce di Samantha, come sempre, in toccasana. Fantastica, ragazzi, la voce di Samantha. Ma è ora il momento dell'ingresso del campione indiscusso WWE. Un regno che dura da ben più di un anno e direi 5-6 mesi? Sì, mettiamola così. Ancora non streamavamo neanche la nostra carriera quando lui è diventato campione. Lui è il Tribal Chief, l'OTC, il GOAT della WWE. Lui è Roman Reigns, il campione indiscusso, ragazzi.
ingresso come sempre lunghissimo quello di Roman, infatti mi sarebbe piaciuto vedere un match tra Undertaker e Roman Reigns, penso 15 minuti solo per gli ingressi, eccolo qui ragazzi, l'OTC. Come sempre, entrata solenne per lui, sguardi col pubblico, fischi ovviamente da parte di quest'uomo. Ragazzi, per il pubblico è proprio insostenibile il regno e tutte le ruberie di Roman Reigns per mantenere questa cintura, come ho detto, da oltre un anno e direi 5-6 mesi. Dovrei fare il calcolo per bene. Comunque lui è qui, ha sconfitto tutti gli avversari che gli sono parati davanti durante quando abbiamo iniziato a streamare. Quindi parliamo di Seth Rollins e Swerve Strickland da WrestleMania, poi il The Fiend Bray Wyatt che oggi ha lottato il miglior match della card in assoluto, in attesa di questo ragazzi, permettendo questo incontro, e ha battuto una leggenda del calibro di Randy Orton. Adesso sarà contro Tetsuya Naito, Mister Tranquilo, uno dei più grandi nomi del Giappone. Ragazzi, un wrestler incredibile, l'ha dimostrato dal suo debutto in WWE, ha battuto gente del calibro di Gunther, stesso Randy Orton, Seth Rollins, Bobby Lashley e altri ragazzi, ma ha perso contro Roman Reigns in un match non titolato a SmackDown, a Raw, scusatemi, a Raw. Alza lì dal cielo, lui è il tribal chief ragazzi e non perde occasione per dimostrarlo. Qualche fan di Roma Reigns c'è, infatti notate qualche dito in alto al cielo, immancabile, ma sono tutti contro di lui, la cintura alzata al cielo ragazzi, ultimi fuori dal tutto. E siamo arrivati alla fine di questo ingresso sempre molto lungo per il Tribal Chief. Ma è ora il momento di Tetsuya Naito ragazzi. Naito qui oggi si è vestito tranquillamente, nonostante l'evento. Non si è vestito la sua classica elegantissima giacca bianca, ma bensì tranquilla maglietta, cappellino schiacciato come ama portarlo lui, già in tutta la battaglia. Solitamente si mette qualche minuto prima di togliersi tutta una bella danno complessivo di giaccone, pantalone, camicia e tutto il resto. Oggi però è già pronto, entra la sua classica andatura molto lenta. Naito ragazzi ha proprio
uno dei match più importanti della sua carriera, ragazzi, contro Roman Reigns, la possibilità di spodestare un campione indiscusso WWE da ben più di un anno come Roman. È una cosa che tutti i wrestler ambiscono, indipendentemente dalle federazioni, da tutti i wrestler, però nella loro testa vorrebbero tutti riuscire a fare questa cosa. Però, ragazzi, smettiamo la presentazione, smettiamola con fatti extra, perché adesso il match è valido. Introducing the Il challenge titolo from indiscutibile. Tokyo, Japan, weighing in at 225 pounds, Ted Nate! And his opponent from Pensacola, Florida, weighing in at 265 pounds, he is the undisputed WWE Universal Champion, Roman Reigns! Roman Reigns alza la cintura al cielo ancora, ragazzi. L'arbitro la alza, questa è la cintura più importante della federazione, più importante in assoluto, e cala anche la gabbia, Lenny Nassel. Ragazzi, qui è tutto pronto per il main event di questo fantastico pay per view che è stato SummerSlam, ragazzi. Ha iniziato bene Naito, i due sono fuori dal ring. Serie di colpi di Roman. E al momento questo incontro è spinte e pugni. Per il momento, vedete qui, un uppercut ora. Si toglie Naito, risale solo sul quadrato. No, scusatemi, non volevo interrompere. Non volevo interrompere, scusate. Stavo sperimentando la strada con la camera. Devo fare in appello. Attenzione, Naito sbatte Roman Reigns contro... Oh, ma che succede? Ma ragazzi, io... Vi faccio la ripresa personale in questo incontro. Sì, mi diverto. Che mossa, neck breaker più di Naito. Tentativo di schienamento. No, direi di no. Mi piace la fa così. Poi meglio in altre maniere, no? Che così che bisogna fare? Meglio così, via che si muove da sola.
abbiamo sperimentato qualche ripresa aggiuntiva. Intanto questo match prosegue un Spinebuster su Roman Reigns. Sarà il match più bello della card, difficile battere quello che secondo me è stato l'ultimo standing tra Seth Rollins e Phil Bray Wyatt. Molte sottomissione di Roman però, ma Naito si libera subito, bel gesto tecnico, però Roman no, i due collidono. Roman poteva approfittare di quegli slanci contro le corde, secondo me, per una spear, ma non è detto. Attenzione qui, per fortuna che Roman ha evitato perché qui stava per commettere una signature move. Attenzione qui, ragazzi, c'è sempre il pericolo della spear sull'angolo. Naito si riprende. È lanciato, attenzione qui, spear a vuoto di Roman, ha pensato Naito, attenzione qui, destino, a segno, prova lo spinamento, 1, 2, no, Roman dice no. Ragazzi, Naito ha evitato una mossa finale di Roman e poi ha connesso la sua destino, ma non è bastato. Attenzione, infierisce sulla gamba del treble shift Naito. Se lo prende, una presa di sottomissione. No, si libera. Roman dalla presa di Naito. Lanciato fuori dal ring. Ma Naito si è ripreso subito. Scusate, ho risposto a un messaggio importante. Serie di pugni che si scambiano i due. Qui fuori, ragazzi. Attenzione, uppercut. Pugno di Roman Reigns, stunnato Roman. Attenzione, lanciato contro i gradoni d'acciaio. Ora rialza Naito, Roman. Super kick, continua a colpire, attenzione, lo lancia, non è però, non ha sbattuto proprio contro i gradoni, è caduto prima Roman in terra. Attenzione, colpo, pugno, ragazzi, contromosse qui, una lotta cruda tra i due, fatta di pugni e mosse, anche se devo dire, per essere in Cell è molto una competizione di schiaffi, pugni, violenza, però non c'è molto utilizzo di armi, devo dire la verità, per il momento almeno. Uppercut. Ora per il momento è davvero una serie di pugni e basta. Ancora Naito subisce l'iniziativa di Roman. Testata. Ragazzi, due si vogliono proprio distruggere con le mani, ragazzi. Attenzione, ancora un'altra presa. Bella serie di contromosse qui. Attenzione, sbatte contro la parete della gabbia. Potrebbe cedere, vi ricordo, ma è stata poco usata. Attenzione, sanguina Roman. L'ha preso bene qui Naito. Attenzione, sale sul paletto. Oh, forse vuol provare una destino? Destino! Assegno, ragazzi, dovrebbe essere la fine del regno di Roman. No! C'è ancora Roman.
che match di un'importanza davvero importante, giusto main event del SummerSlam tra Naito e Roman Reigns. Continua a insistere Naito sul braccio di Roman, vuole creargli difficoltà probabilmente nell'utilizzo del suo Superman Punch e del resto. Attenzione, Northern Light Bomb, 1, 2, no, ancora una volta Roman si rialza, sale sul paletto da Naito, attenzione, Moonsault, Corkscrew, prova lo schienamento ancora, Roman veramente in difficoltà, e 3, finisce il regno di Roman Reigns ragazzi, finisce il regno di Roman Reigns, abbiamo un nuovo campione indiscusso WWE. Incredibile, Naito ragazzi, è il nuovo campione mondiale della WWE. Tetsuya Naito finisce il regno di un mese, più o meno di un anno e 5-6 mesi di Roman Reigns. Ragazzi, qui è successo qualcosa di epocale nel nostro Universe Mode. C'è un nuovo campione WWE in federazione, il suo nome è Tetsuya Naito, il giapponese. Che vittoria in questo main event ragazzi, Roman Reigns battuto, qualcosa di epocale è successo qui. Che pay per view ragazzi, fantastico, bellissimo. Peccato per quei due incontri un po' così, però ragazzi, cioè, è stato veramente un grandissimo evento, abbiamo un Naito nuovo campione mondiale WWE, abbiamo una Becky Lynch nuova campionessa massima della federazione, ma non per niente togliere alla divisione femminile e a Becky Lynch, ma il risultato di Naito è qualcosa di veramente incredibile, oltre un anno, ricordiamolo, e 5-6 mesi di regno per Roman Reigns. È successo qualcosa di incredibile. Non è stato il match più bello della card, no, quello secondo me lo merita Last Man Standing tra Bronson Reed e Seth Rollins. Nel caso fatemi sapere se non siete d'accordo nei commenti, ma ragazzi è stato davvero un grandissimo risultato di Tetsuya Naito, signori. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del più grande party dell'estate. È stato un evento davvero grande, davvero, nella nostra Universe Mode qui su WWE 2K24 e abbiamo trasmesso davvero un grande evento. Ora ci vediamo ovviamente al prossimo appuntamento con le consuete puntate di Raw e Dynamite. Vedremo se magari trasmettere anche SmackDown e Collision nel solito. Ci saranno i match di verificazione all'Elimination Chamber, non ve li perdete ragazzi, che l'Elimination Chamber saranno 2, ci sono già state delle verificazioni nelle puntate di Dynamite e Collision. Tuttavia, per questo appuntamento è tutto. Tetsuya Naito, nuovo campione indiscusso WWE, perde Roman Reigns e ci vediamo alla prossima dalla nostra Universe Mode di WWE 2K24.